Le immagini diffuse dalla TV colombiana mostrano la scena. Gli agenti circondano 3 persone sedute all'interno di un centro commerciale. Chiedono i documenti ad un uomo corpulento. Lui presenta una carta d'identità venezuelana intestata a Silvano Martino. È falsa. Quell'uomo è Roberto Pannunzi, 67 anni, italiano, uno dei più grandi trafficanti del mondo di cocaina. Lo hanno scovato a Bogotà, con un'operazione condotta dal servizio antidroga italiano, dalla polizia locale e dalla DEA americana. Contro Pannunzi, conosciuto come il Pablo Escobar dell'Italia, c'era un fascicolo grande quanto un'enciclopedia, costruito con indagini condotte dall'Italia alla Spagna, dal Canada agli USA, arrivando fino al Sud America. All'interno le prove dei suoi rapporti con la mafia siciliana, con l''ndrangheta ed i cartelli locali. Il criminale, dopo essere stato trattenuto al comando di polizia, è stato espulso ed è arrivato a Roma nella serata di ieri. «30 marzo 1983. L'arresto di un gioielliere palermitano che trasportava sulla sua BMW 15,5 kg di eroina pura per un valore di oltre 20 miliardi, ha fatto scattare una vasta operazione di polizia e guardia di finanza. I militi hanno già arrestato 25 persone, domiciliate a Palermo, Reggio Calabria, Salemi nel Trapanese, Roma e Varese. Il gioielliere è Guido Santoro, di 46 anni, titolare di un avviato negozio in Piazza Massimo, proprio al centro del capoluogo siciliano. L'uomo è stato ammanettato dopo che aveva lasciato, al volante della sua auto, il traghetto a Villa San Giovanni. L'orefice, che era seguito da lunedì dagli inquirenti e sarebbe stato identificato come corriere della droga per le confidenze fatte da un pentito, avrebbe dovuto trasportare l'eroina a Roma. Nella capitale, gli agenti hanno arrestato Stefan Ruden, nato ad Asnara, l'americana Armida Munoz, residente a New York, e i fratelli Roberto e Mario Pannunzi, quest'ultimo dirigente della Samocar. A Gerace, Reggio Calabria, sono stati arrestati l'ex sindaco repubblicano Giovanni Ioti ed il figlio Francesco. Entrambi sarebbero coinvolti nella vicenda, probabilmente perché avrebbero dovuto dare ospitalità al Santoro. A Palermo sono stati condotti in carcere Salvatore Miceli, di 37 anni, nipote del defunto capomafia di Salemi, Salvatore Angelo, Pietro Ferranova, Antonio Alui, Tommaso Cardillo ed altre 4 persone accusate di favoreggiamento. A Siderno, in provincia di Reggio Calabria, gli arrestati sono Vincenzo Macri, di 46 anni, detto il Barone, nipote del boss Antonio Macri, ucciso qualche anno fa, Salvatore Amilcare Macri, Francesco Siglioti, geometra, e Franco Pasqualino. Infine a Varese è stato preso Ignazio Gandolfo di Iglesias, Cagliari. La droga avrebbe dovuto essere spedita da Roma negli Stati Uniti. I trafficanti avevano deciso di trasportarla nella capitale perché l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo era ritenuto scarsamente affidabile a causa di numerosi controlli in atto. Gli inquirenti sono convinti di aver smascherato una nuova gang formata da persone ritenute fino a qualche tempo fa insospettabili. 16 ottobre 1993. Trafficavano droga per miliardi. Poi un giorno hanno deciso di produrre in proprio eroina bianca, la più ricercata, da vendere negli Stati Uniti, un tipo di polvere che oltreoceano viene pagata 25 volte il valore della cocaina. Milano però è troppo esposta e i capicosca scelgono allora di installare la raffineria in un cascinale in Valle Imagna, nel Bergamasco. Ma i carabinieri di una piccola stazione scoprono per caso il laboratorio e l'operazione si conclude con una raffica di arresti e 900 milioni di perdite per il clan. Sono i retroscena inediti rivelati dal boss pentito Saverio Morabito, 41 anni, su quell'affare sfumato che lo ha visto tra i protagonisti e gli è costato 24 anni di carcere. La raffineria, la più importante del nord, viene scoperta la sera del 21 maggio 90, in una cascina di Valsecca. I carabinieri, durante un controllo al cascinale, sorpresero 3 dell'organizzazione mentre stavano lavorando intorno a 20 kg di eroina raffinata, morfina e alambicchi. C'erano i chimici di fiducia dei corleonesi, i francesi Alain, Mazza e Gilles Peyron, con Annunziatino Romeo,
calabrese trapiantato a Corsico e nipote di Saverio Morabito. Racconta il boss nelle sue confessioni. Conobbi Roberto Pannunzi, trafficante di stupefacenti di origine calabrese, nel 1989. Costui aveva un negozio di abbigliamento denominato Il Papavero a Roma, città in cui risiedeva. Entrai in contatto con lui quando venne a Corsico insieme a Saverio Barbaro, detto Upillari, per proporre ai fratelli Sergi, ai quali ero legato, l'acquisto di grosse partite di eroina. Trascorso del tempo, Pannunzi tornò a Corsico con Vincenzo Macri, poi arrestato in America per detenzione di armi. Trattarono l'acquisto di eroina bianca, alla quale il proprietario del Papavero era particolarmente interessato. Pannunzi, dal canto suo, in 2 occasioni, vendette eroina brown sugar di qualità inferiore rispetto a quella bianca. La prima volta, nei primi mesi del 90, consegnò a me e a Francesco Sergi 30 kg di droga durante un incontro in stazione centrale. Le trattative avvennero in un albergo vicino. Il pagamento fu fatto a rate. Continua il pentito. Nel corso dei suoi frequenti viaggi a Milano, Roberto Pannunzi propose al gruppo Sergi di produrre in società l'eroina bianca, che avrebbe immesso personalmente, date le sue conoscenze, sul mercato statunitense. Negli USA Pannunzi aveva vissuto per oltre 10 anni, dove era titolare di società e immobili. Pannunzi mi riferì di aver già trattato in precedenza esportazione di eroina bianca per conto delle famiglie palermitane di Stefano Bontade e di Totò Anzerillo. A questo punto parlammo della necessità di ingaggiare un chimico. Il mio interlocutore rispose che a questo avrebbe pensato lui stesso, facendo arrivare in Italia Alain Mazza. Con Mazza, aggiunge il pentito, arrivò a Milano anche Gil Paerone, uomo di fiducia dello stesso Mazza, già arruolato come corriere per importare dal Belgio in Francia partite di cocaina. C'era un grosso broker dell''ndrangheta che si chiamava Pannunzi Roberto. Questo aveva comprato una nave lunga 110 metri e portava la cocaina in Europa da 3.000 a 5.000 kg per volta. A un certo punto Cosa Nostra va a comprare cocaina. E cosa succede? Parte la cocaina e uno dell'organizzazione rimane lì sequestrato 1 mese, 2, fino a quando la cocaina non arriva in Europa e i soldi non arrivano in Sud America. Siccome questi soldi non arrivavano perché la cocaina era stata sequestrata, lo stavano per ammazzare. Si chiamava Miceli Salvatore. È intervenuto un capomandamento, Mangiaracina, uno che ha partecipato a discutere se fare o meno le stragi, quindi stiamo parlando di Cosa Nostra di Serie A. È intervenuto Mangiaracina per liberarlo, non ci sono riusciti. È bastata la parola di un broker dell''ndrangheta, non di un capomafia dell''ndrangheta, un broker ha garantito lui, no, dice liberato, non preoccupate, i soldi ve li daranno, ve li porteranno. E questo broker, che io ho arrestato 3 volte in giro per il mondo, aveva una condanna definitiva da parte, qui, un processo celebrato qui a Perugia, a 16 anni e mezzo di carcere. Viene arrestato e simula che era malato di cuore. Perché simula che era malato di cuore? Perché noi e quindi viene mandato in una clinica alla periferia di Roma per operarsi al cuore, agli arresti domiciliari. Evade nuovamente e dopo 1 anno e mezzo lo arresto alla periferia di Madrid mentre andava a cena, lui, il figlio e il marito della figlia, a cena da una contessa a Madrid. E lo arrestiamo, lo portiamo in Italia, andiamo in carcere. E dico, ma perché non vi pentite? Ormai voi avete già 61, 62 anni, voi morirete in carcere. Non ce la fate. No, io esco. Dici, io esco. Dici, io ho tanti di quei soldi. E poi gli facevo, ma come fate voi ad avere... giravate da solo a Bogotà e una volta vi hanno fermato, ma chi vi ha fermato? Dice l'esercito colombiano. E come ve ne siete andati? Dice io viaggio sempre con una valigetta piena di soldi. Quando mi fermo, chiunque mi ferma gli do la valigetta. Se non basta la valigetta, io ho un salvavita qui. E cos'è questo salvavita? Era un diamante.
io gli do il diamante e me ne vado. Dice, io ho tanti di quei soldi che riempio sta stanza, vi sotterro quel soldo. Voi morirete in carcere. No, io esco. Dopo pochi mesi esce nuovamente. Capturaron en Bogotá a Roberto Panunzi, considerado uno de los capos del narcotráfico más buscados de Europa. Dopo più di un anno riusciamo a intercettarlo. Lo intercettiamo a Cucurutu e lui viveva al confine tra il Venezuela e la Colombia, perché in Venezuela noi non possiamo entrare, che ci ammazzano, no? È da anni che è off limits il Venezuela, anche se formalmente voi potete entrare, ma perdiamo tempo. Quindi lui cosa faceva? Stava in Venezuela, quando doveva fare affari veniva in Colombia. Riusciamo a creare una trappola perché eravamo interessati a comprare cocaina, viene lo blocchiamo in un supermercato. Appena lo blocchiamo in un supermercato c'era il migliore uomo che io ho nella direzione centrale servizi antidroga, è andato lì, questo è veramente un fuoriclasse, appena lo vede questo qua gli offre 5 milioni di euro per farlo liberare. Ovviamente lo prendiamo e lo portiamo in Italia. Ci accomodiamo tutti quanti, se la facciamo lasciare l'ultimo. Mettiamoci il sì. Viene apertato bene. Su che ha un po' di spazio. Vai. Pensate che si può parlare. Se non facevano le con la R di Roma. Quando devo usare questo? Facciamo subito? È stato soltanto lui, però il cambio è stato fatto ora non posso scrivere. Fa strada qua davanti. Fa strada. Apriamo da qua, no, te lo devo dire. Aspettate. Enrico, ne andiamo? Quando sei? Ok.